una serie di altre problematiche. L'insegnante, che al posto di diventare il protagonista è assolutamente strumento nelle mani dei ragazzi, e quindi di nuovo l'empatia, cioè la collaborazione nel gruppo, che sia con la robotica, in palestra nelle partite. I ragazzi che giocano tantissimo, che fanno pallavolo, palla prigioniera, qualunque attività di gruppo, si vede chiaramente che ad un certo punto superano lo scontro e la volontà di primeggiare sugli altri e si creano dei ruoli. Dipende da Io ho visto episodi di bullismo terrificanti durante le partite, soprattutto il pallavolo. Sì, se prima non c'è un lavoro elementare di empatia e di aiuto reciproco. A me interessa molto invece, come coordinatore della rete, la formazione degli insegnanti. E ho analizzato in questi anni tanti comportamenti degli insegnanti. Pensate che avrò visitato migliaia di scuole e ho fatto del tutor attività di ogni genere. Mi hanno accettato in classe e quindi ho osservato, sono stato in montagna, come in pianura, come in città, come a Roma, eccetera. E quello che ho notato è che ci sono tanti modelli di insegnanti, ovviamente, e c'è pochissima formazione sulle competenze degli insegnanti. C'è un buon livello di formazione sulle conoscenze, perché gli strumenti ci sono e ci sono anche dei bravissimi professori universitari, ma pochissima sulle competenze, perché valutare le competenze le persone fanno un po' fatica a mettersi in gioco, a accettarle, perché ormai sono schiavi anche loro di alcuni modelli, sono come incanalati verso una strada che a volte è una scelta di comodo, a volte è una scelta imposta perché si confrontano anche con delle difficoltà personali, la difficoltà di analisi, la difficoltà della percezione, l'empatia. L'empatia non è così facile da percepire e da accettare. Molti insegnanti hanno una grande paura dell'empatia con gli alunni, perché un insegnante estremamente sensibile fa una... io, se posso averti un po' capita anche, va in empatia, non è un dispendio solo di energie, ma è una sofferenza per l'insegnante. Allora, ho analizzato tanti fattori in questi anni che sono la causa e anche, se volete, la forza dal punto di vista degli insegnanti. La cosa importante è comunque dare una possibilità di cambiamento. È sempre una scelta personale. Voi sapete che i cambiamenti nella psiche delle persone sono i più lenti di tutta la società. Ecco perché la scuola, comunque, dicono che sia sempre in ritardo rispetto al mondo esterno, alla tecnologia. Per fortuna, questa è una fortuna, io vado controcorrente su questo. Se stiamo cercando di fare con Milli, e questo è già il quinto incontro che facciamo sulla psicologia del bambino, adesso cominceremo a lavorare molto sulla psicologia dell'insegnante. E vorrei proprio lanciare un sasso su questo. Gli insegnanti, ho capito, hanno un bagaglio di esperienza, e parlo delle persone che hanno vissuto sulla propria pelle, hanno raccolto delle esperienze, che esprimono con una certa forza. Perché? Perché è una convinzione questa. Io parto dal presupposto che tutti stiamo sbagliando, sempre. Che la verità non esiste da nessuna parte. E che è, come chiamate, un work in progress, costante. L'insegnamento è un work in progress costante, ma noi vediamo il work in progress sempre negli alunni, ma su di noi quanto è? Qualcuno sì, quell'insegnante di sostegno di cui parlavi prima, lo vedi come work in progress. Allora vedi che una delle cose interessanti sarebbe poter fare qualcosa in quest'ambito, cioè muoversi sulla formazione alzare il livello sulla formazione degli insegnanti. Per esempio, una delle cose che scusate, un po', ma è un tema che mi interessa moltissimo questo, lavorare sullo stress degli insegnanti. I fattori che provocano lo stress. Guardate, io ho scoperto una cosa, andando in Oriente, tanti anni che vado in Oriente, ho scoperto che sono io che mi faccio male. Prendo come pretesto un evento per farmi del male. Sembra una cosa molto strana. Dici, ma no, come? È una situazione sbagliata, mi crea ansia. Ho una resilienza molto bassa davanti a delle difficoltà. No, sono io che lancio dei segnali a me stesso per imparare qualcosa e non so metabolizzare, capirli e cambiare. E più resisto a questi segnali più sto male. So che sembra strano, mi si dà del matto quasi, però ho lavorato molto su di me per capire cosa vuol dire l'armonia negli approcci. Faccio molta fatica, ve lo dico subito, come tutti. Però è estremamente importante. Allora,
Lo stress è determinato da situazioni, ne abbiamo tanti di stress come insegnanti, no? Numero di alunni, casi di difficoltà, bullismo, burocrazia, orari, colleghi, dirigenti, struttura, mezzi, tecnologia, le cose che non funzionano a casa, personali, cioè, a parte che si sommano, si somma tutta questa cosa qua. Allora, lo sappiamo bene che fare un insegnante è una vocazione, e quando un insegnante non lo fa per vocazione si vede immediatamente, perché dice no, di quello non voglio neanche più saperne, ma anche perché è arrivata a un punto di saturazione e non c'è più. Tenete, siamo la categoria sociale che si brucia al 33%, lo dicono le statistiche, 33%, vuol dire 3,3 su 10. In che senso si brucia? Si brucia proprio, fuori di testa, psicofarmaci e in cura, non lo dico io. Prima gli cambiavano ruoli, li mettevano nelle biblioteche, adesso proprio mandano fuori di testa. Anche alcune manifestazioni di tipo pseudosessuale verso alcuni alunni sono comunque derivate. Io ho ricevuto centinaia di lettere d'amore da parte delle alunne. Devo stare attento a come mi muovevo, perché mi avrebbero preso subito di mira. Allora, quello che non si riesce a identificare, guardate, ve lo dico proprio con sincerità, non si riesce a identificare non tanto cosa fornire, ma come fornire all'insegnante. Non si riesce a identificare proprio perché c'è una muraglia fatta di idea che le cose siano in un certo modo e sono così, quasi statiche. Non si riesce a identificare cosa offrire all'insegnante. Allora noi siamo partiti dagli strumenti. Quindi oggi abbiamo mostrato degli strumenti bellissimi, secondo me, come non riprendere perché si staticizza del ruolo, è una delle cose chiave, che è bellissima e applicabile qui. Ci siamo mossi sugli strumenti per agganciare gli insegnanti, però dobbiamo fare un piccolo passo in avanti, per muoverci non sugli strumenti, ma anche sulla riflessione. Secondo me un corso di psicologia, di autopsicologia per gli insegnanti sarebbe fantastico. Perché risolverebbe tantissimo, non dico tutti, ma risolverebbe tutto quello che l'insegnante raccoglie e non è in grado di scaricare. Quando la Daniela Lucangeli parlava a Roma del fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, e io dentro, fuori, no, Cioè, a un certo punto succede, uno si ingozza, esplode, ed esplode. Quello che accade all'insegnante è sempre quello che accade a alcuni alunni in difficoltà, o che subiscono un certo tipo di insegnamento frontale, quello che voi state cercando di smantellare e io vi ammiro tantissimo. Però poter lavorare su come buttare fuori le cose per l'insegnante, ma non vuol dire risolvere i problemi, ma vuol dire far acquistare un certo tipo di lucidità che permette di affrontare le cose in un altro modo. Io sono stato fortunato, ho vinto il dottorato di ricerca, sono 3 anni, sono distaccato, perché intanto ho studiato, ho fatto tutti gli esami per il dottorato e lo finirò alla fine del dottorato. Staccandomi dall'insegnamento ho avuto modo di riflettere tantissimo sui 25 anni di insegnamento che ho fatto prima. E questo mi è servito per liberarmi proprio di quelle lenti che avevo, che erano determinate. C'è il documento del 15 maggio, c'è il consiglio di classe, c'è il collegio docenti, c'è la relazione da fare, c'è la programmazione per l'insegnante di sostegno, classi parallele, c'è tutta cosa, ma era un'ansia costante. In più c'erano gli alunni che alle superiori un professionale non sono propriamente educati, anzi aspettano il pascolo. Ecco, quindi non lo so, se voi siete un bel gruppo, cioè vuol dire, questo è purtroppo per me, però sarebbe la pena di pensarci. Se volete continuare voi, mi allontano un secondo. Saluti perché sono... Alberto. Grazie. Ciao, grazie. Vabbè.